Chef Nunzio, ti sfido gli gnocchi con la zucca, però voglio qualcosa di particolare, fatta da te, qualcosa di sfizioso, divertente e nutriente. I piatti di Chef Nunzio, io stasera non rinunzio. Salve a tutti e ben ritrovati ad una nuova rubrica Sfida Chef Nunzio. Si tratta di un nuovo format dove, se vengo sfidato a preparare un piatto ed accetto ovviamente la sfida, dovrò reinterpretarlo in maniera personale, cercando di realizzare per voi una variante più moderna e stuzzicante di questo piatto. La prima sfida mi è stata lanciata da Spacca Calcio Pirata. Il link del suo canale lo potete trovare nel box delle descrizioni. Lui mi sfida a fare gli gnocchi con la zucca. È stata un'impresa riuscire a trovare una zucca ad agosto, ma ci sono riuscito e ho accettato la sfida, realizzando dei meravigliosi gnocchi fritti nel burro aromatizzato con la salvia, il rosmarino e il pepe nero, il tutto impreziosito con una julienne di parmigiano e una vellutata favolosa di zucca. Andiamo a vedere come si preparano. La prima cosa che andremo a fare sarà tagliare la zucca prima a metà e dopo a fette spesse di circa 3-4 cm. Mi raccomando, fate attenzione, poiché la zucca è molto sfuggente come prodotto. Prima di iniziare a dare forza con il coltello per tagliare, assicuratevi di avere una posizione stabile per evitare incidenti. Adesso che abbiamo ottenuto le nostre fette, con un cucchiaio riporiamole dei semi e degli interni filamentosi della zucca. Questa è una zucca giovane e quindi l'interno è abbastanza asciutto e facile da pulire. Dopo aver ottenuto le fette pulite, passiamo a sbucciarle e personalmente vi consiglio di usare il pelapatate. Ci vorrà qualche secondo di più, però eviteremo incidenti. Passiamo il pelapatate più volte affinché tutta la buccia non venga accuratamente rimossa. Mettiamo adesso un foglio di carta forno in una teglia e adagiamoci sopra le fette che abbiamo ottenuto. Saliamo, condiamo con un po' di rosmarino fresco che si sposa perfettamente con la zucca. Mettiamo al loro interno adesso una piccola noce di burro che manterrà morbida la zucca durante la cottura, ed infine diamo una spolveratina di salvia in polvere e siamo pronti per la fase successiva. Impostiamo a 200 gradi il forno statico per 25 minuti ed una volta preriscaldato inforniamoci dentro la nostra zucca. Cuociamo adesso le patate per gli gnocchi in una pentola di acqua salata e coperta. Ora prepariamo un infuso di burro aromatizzato che andremo a mettere all'interno dell'impasto degli gnocchi e che renderà il loro sapore unico e sarà il nostro piccolo segreto. Nel mortaio pestiamo i grani di pepe, poi uno alla volta aggiungiamo la salvia, il rosmarino e uno spicchio d'aglio. Pestiamo tutto con cura e mettiamo il tutto in una padella con una noce di burro che, una volta portato a temperatura, spegneremo e lasceremo a marinare. Sbattiamo velocemente un uovo e mettiamolo da parte. La nostra zucca che abbiamo infornato in precedenza è pronta e quindi la tiriamo fuori dal forno. Andiamo a vedere adesso come si prepara la vellutata di zucca. Mettiamo all'interno del bicchiere del mixer a immersione le fette di zucca che abbiamo cotto nel forno. Aggiungiamo una bella noce di burro affinché ci aiuti a ottenere cremosità e con il mixer, affondandolo piano piano su e giù nella zucca morbida, otteniamo la nostra vellutata delicata, morbida e molto profumata grazie al rosmarino, al burro, alla salvia, che ne esaltano la sua dolcezza e il suo sapore. Per adesso mettiamola da parte, la utilizzeremo dopo. Abbiamo sbucciato le patate ancora bollenti. Adesso con uno schiacciapatate classico diamo la prima schiacciatina e mettiamo il burro che abbiamo lasciato aromatizzare filtrandolo in un colino direttamente all'interno delle patate schiacciate. È sicuro che questo piccolo trucco farà la differenza tra uno gnocco buono e uno gnocco fantastico. Continuiamo a schiacciare le patate fino a ottenere il composto desiderato. Personalmente in questa ricetta voglio mantenere un po' di rusticità, quindi non schiaccerò eccessivamente le patate. Adesso aggiungiamo la farina ed iniziamo prima a mescolare e successivamente ad impastare bene. A questo punto dovremmo cercare di capire sotto le nostre mani la consistenza dell'impasto per regolarci di conseguenza alla quantità di uovo da aggiungere. Io ne metto metà circa. Impastiamo fino a che l'impasto non si rassoda in una bella pagnotta soda. Andremo a fare dei rombi di gnocco piatti e notevolmente grandi, questo perché ci darà la possibilità di ottenere una doratura veloce ed uniforme durante la frittura, essendo gnocchi fritti, rendendoli così croccanti fuori ma lasciandoli dentro morbidissimi e gustosi. Per realizzarli ricaviamo un pezzetto di impasto, adagiamolo sul piano di lavoro ben spolverato di farina, schiacciamo con le mani fino ad ottenere una sfoglia di circa mezzo centimetro e con un tagliapizza o un coltello, quello che abbiamo a disposizione, otteniamo un rombo da
2 da 2 cm x 2 circa. Continuiamo fino a quando non otterremo le porzioni necessarie, che sono da 3 a 5 gnocchi a persona. Ci avviamo verso la fase finale della ricetta, la cottura, l'insaporimento e l'impiattamento di questo particolare e gustosissimo piatto. Per prima cosa mettiamo in acqua bollente e salata gli gnocchi. La cottura è di 3-4 minuti circa. Prepariamo una padella, aggiungiamogli il burro, la salvia e il rosmarino. Una volta fuso iniziamo ad adagiare gli gnocchi. Al primo impatto ci sembrerà che l'acqua impedisca agli gnocchi di friggersi, ma dopo qualche minuto l'acqua evaporerà completamente e gli gnocchi inizieranno la loro doratura. Insaporiamo con un po' di pepe e lasciamo dorare 2 o 3 minuti per parte. Nel frattempo io ho utilizzato un coppapasta per mantenere una forma rotonda che vada in contrasto con l'altra forma geometrica degli gnocchi. Al suo interno preparo un letto di vellutata di zucca che ho precedentemente scaldato. Ospiterà i nostri favolosi gnocchi fritti e croccanti. Gli gnocchi sono pronti, non ci rimane che adagiarli in maniera disordinata all'interno del colpapasta, incrociandoli tra loro. Il loro colore adesso è dorato ed invitante, non ci resta che dare l'ultimo contrasto di salato con del parmigiano grattugiato alla julienne. Tiriamo su il colpapasta con delicatezza, poi afferriamo il piatto, alziamolo e con il palmo della mano diamo dei colpetti sotto di esso per espandere la vellutata. Questo la renderà esteticamente più bella, ma senza perdere la sua perfetta forma arrotondata. Eccolo qui, un piatto importante, sicuramente molto originale, ma soprattutto davvero buono. In una giornata di freddo potrebbe davvero scaldarci il cuore. Io ringrazio Spaccacalcio Pirata per avermi sfidato in questo piatto che adoro, con ingredienti che spesso utilizzo nella mia scuola di cucina. Alla fine, a parte la difficoltà di trovare la zucca d'agosto, è stato divertente realizzarli. Vi ricordo che potete sfidarmi a preparare dei piatti, magari realizzando dei bei video sfida come quelli che ha fatto il nostro amico Spaccacalcio Pirata. Approfitto per invitarvi a visitare il suo canale di calcio, ma soprattutto di sincerità e genuinità. Chef Nunzio vi ringrazia, vi saluta e vi rimanda al prossimo video, che sarà lo speciale domenicale di basi per le ricette, trucchi e segreti. Un abbraccio, un grazie a tutti. Chef Nunzio vince questa sfida. Ciao belli! Io stasera non rinunzio